Lo conosci come Nero, ma lo sapevi che non è né è né nero? L'ennè vero è solo una pianta, la Lausonia inermis, e colora sempre di arancio-rosso. Il nero naturale sui capelli si ottiene da un'altra pianta, l'Indigofera tintoria, che conosciamo come indigo. L'indigo si usa da migliaia di anni per tingere tessuti e capelli. Pensate che anche i jeans che indossiamo sono tinti con l'indigo. Di recente però, per marketing, molti lo hanno iniziato a chiamare enne nero, ma è un errore, l'enne non è mai nero, è sempre rosso, il nero naturale arriva solo dall'indigo. Le foglie di indigo non vengono solo essiccate, prima devono essere fermentate in acqua e ossigenate. In questo processo nasce l'indigotina, la molecola colorante blu. Il deposito viene fatto sedimentare, poi essiccato e macinato. È questa polvere che colora capelli e tessuti. L'indigo puro da solo non rende i capelli neri, lascia riflessi blu che non si fissano bene. Per ottenere un nero stabile bisogna sempre abbinarlo all'ennè. Prima ennè e poi indigo in due passaggi, oppure una miscela di ennè più indigo nello stesso impasto. Un piccolo trucco: aggiungi un cucchiaino di sale fino al tuo impasto di indigo, aiuta il colore ad attecchire meglio sui capelli. E ricorda, l'ennè si può congelare per rinforzarne il colore, mentre l'indigo non si può congelare, altrimenti perde il suo potere tintorio. E adesso sfattiamo un mito. Se l'indigo è puro, puoi tranquillamente prepararlo in ciotole di acciaio o metallo, non succede nulla. E può essere usato anche su capelli chimicamente trattati, decolorati, tinti o con la permanente. L'importante è che la polvere sia vegetale, autentica e pura. Vuoi capire se il tuo indigo è autentico? Prendi un cucchiaino di polvere e mescolalo con acqua tiepida. Dopo pochi minuti, se è vero indigo, vedrai comparire una patina blu in superficie. Se lo lasci ossidare o lo appoggi su carta o cotone, noterai la tintura blu che si sprigiona. Se invece la polvere è nera o marrone e in acqua diventa solo liquido scuro, non è indigo, quasi sempre contiene sostanze chimiche. Attenzione alle falsificazioni, e qui bisogna stare molto attenti. In commercio ci sono tante polveri con scritto enne nero, ma spesso non è indigo, bensì miscele con PPD o additivi chimici. L'indigo vero è verde e profuma di piselli surgelati. Se la polvere è nera già da asciutta, diffidate sempre. Lo stesso vale per i tatuaggi venduti come enne nero. Quasi sempre contengono PPD e possono provocare gravi reazioni cutanee. L'unico vegetale che regala tatuaggi neri è la giagua, la genipa americana, ma è difficile trovarla pura. Perciò state alla larga dai finti enne neri, che siano per capelli o per tatuaggi. Ricorda, l'enne nero non esiste, esiste l'indigo, l'erba della notte, che unito insieme all'ennè può regalare neri profondi, autentici e sicuri. Scegli sempre la purezza delle erbe, scegli Ennas Bazar. Io sono Mary e se ti è stato utile questo video iscriviti al canale.